La NASA, la National Aeronautics and Space Administration, nata nel 1958, è l'agenzia spaziale governativa più famosa del mondo. Dal programma Apollo, che ha portato i primi astronauti sulla Luna negli anni 60, passando per lo Space Shuttle, fino ad arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale. Questa in realtà è la colonna portante della storia dell'esplorazione spaziale umana e, che se ne dica, gioca ancora oggi un ruolo fondamentale, lanciando missioni e progetti straordinari. Più di 360 astronauti selezionati, oltre 170 missioni con equipaggio, 900 voli umani complessivi, 12 uomini sulla Luna e migliaia di satelliti e sonde lanciati nello spazio. Oggi mi sono intrufolato all'interno del loro gigantesco museo al Kennedy Space Center, il luogo dove tutte queste storiche missioni sono state realizzate, per raccontarvi alcune di queste, ma soprattutto per farvi vedere cosa bolle in pentola per il futuro. Salve amici e amiche, oggi ci troviamo al Kennedy Space Center, uno dei posti più sensazionali della Florida. Siamo sulla Space Coast e qui in quest'isola, alla Merritt Island, tutto ha avuto inizio nel 1958, quando la NASA è stata creata. Vedremo il museo della NASA, vedremo alcune cose nuove che stanno realizzando, faremo alcune esperienze interattive insieme, vedremo dal vivo SLS, anche se da lontano, e addirittura un modello originale di un Saturn V, di un LEM, di un modulo di servizio delle missioni Apollo. Insomma ragazzi, c'è una marea di roba da vedere in questo posto incredibile, quindi mettetevi comodi, allacciate le cinture, mettete questo video sulla televisione, divano, patatine, birra o Coca-Cola Zero, ancora meglio, l'alcol fa male, e godetevi questo video. Prima di cominciare tutto questo però vi ricordo che se vi piacciono queste cose potete trovare il mio nuovo libro Come vivremo nello spazio su Amazon e in tutte le vostre librerie preferite. Vi lascio ovviamente il link qua sotto. E lo so che state fremendo perché volete andare subito a vedere SLS, il Saturn V, cose incredibili, ma ci vorrà pazienza perché chi va piano va sano e va lontano. Faremo tutto ragazzi, proveremo a fare tutto, quindi con calma. Innanzitutto, appena entrati abbiamo davanti a noi il Rocket Park. Qui troviamo delle rappresentazioni, ovviamente non sono originali, di tutti i razzi che la NASA ha costruito da quando è nata fino a questo momento. Questo per esempio è il Gemini Titan 2. Ma la roba più incredibile, più figa, che mi gasa di più di questo parco iniziale è questo. Questo è un motore del Saturn V, l'F1, ed è oggettivamente uno dei motori più potenti che siano mai stati costruiti. E parlando di questo, questo è il Saturno 1B, una delle prime versioni del Saturno, che poi diventerà il Saturn V, ci porterà sulla Luna, eccetera. La cosa interessante è che la maggior parte di questi razzi probabilmente non li avete neanche mai sentiti nominare, a meno che non siate veramente degli appassionati, perché oggettivamente hanno fatto parte dell'esplorazione spaziale veramente iniziale e sono stati in servizio magari anche per pochissimo, e in confronto ai razzi di oggi oggettivamente non sono così incredibili, però dobbiamo sempre comunque ricordarci che all'epoca erano veramente dei pezzi di ingegneria assurdi, come questo, il razzo delle missioni Mercury. Tra l'altro raga, qua c'è una rappresentazione della Mercury, credo, e guardate quanto è piccola. Posso provare a vedere se ci entro. Porca miseria, veramente piccola. Ah, qua c'è anche la Gemini. Vediamo se abbiamo più fortuna. È già così a occhio molto meglio, E qua siamo dei signori. È comunque piccolissima, Sconsigliato per chi soffre di claustrofobia. Ci sarebbe da fare un video dedicato solo per ognuno di queste componenti di questi razzi, perché veramente c'è un sacco da dire, un sacco di aneddoti veramente super interessanti. Magari lo faremo? Chi lo sa? Ah, pazzesco, questa è una capsula Dragon ma per il cargo.
quindi per il trasporto di carico in pratica, non per equipaggio. E c'è anche questo bel pad interattivo, vediamo. Wow! La prima Dragon Cargo per la Stazione Spaziale Internazionale nel 2012. E questa è la versione fino al 2020, che è quella che vediamo qui, e questa è quella attuale. E voilà, la tuta di SpaceX. Tra l'altro è quella di Isaac Mann, il nuovo amministratore della NASA. Secondo me tra l'altro è anche originale, incredibile. Sì, confermo, guardate il badge, Inspiration 4, prima missione completamente composta da civili in orbita. Pensate che questa tuta è veramente innovativa rispetto a quelle che avevamo una volta per le attività intraveicolari, soprattutto perché è molto più comoda, molti dei pezzi come il casco sono stampati in 3D e poi niente, è molto figa, sembra da film. Cioè guardate anche solo la differenza con la tuta spaziale della capsula Starliner, quella famosa che ha avuto problemi e che ha lasciato Sunny Williams e Butch Wilmore sulla stazione spaziale per più del dovuto, vi ricordate? Nonostante sia ipermoderna, è comunque un'altra cosa rispetto a quella di SpaceX. Sembra decisamente più ingombrante. Ed eccola qui la Starliner, una capsula oltremodo complicata. Riuscirà mai a diventare veramente una concorrente della Dragon di SpaceX? Chissà. Allora, vediamo se riusciamo a far funzionare sto razzo. A 15 km rilasciamo l'idrogeno, quindi ora. E quando l'idrogeno arriva alla camera di combustione possiamo rilasciare l'ossigeno, vedete tutti i circuiti di raffreddamento e adesso via. Ce l'abbiamo fatta? Sì! Ho studiato anni per questo. Raga, vi faccio vedere uno dei razzi più sottovalutati della storia fino a questo momento. Il Vulcan. Questa è una roba super interessante. Si chiama Astro Rad Vest e praticamente è una tuta sviluppata da Lockheed in collaborazione con altre nazioni, che praticamente serve a schermare un po' di radiazioni. È stata utilizzata durante Artemis 1 per vedere quante radiazioni effettivamente si potessero schermare con questa tecnologia, perché ricordiamoci che andando verso la Luna superiamo il campo magnetico, attraversiamo le fasce di Van Allen, siamo esposti ai raggi cosmici e via dicendo, quindi abbiamo una dose di radiazioni assorbita maggiore. Quindi con i dosimetri e le protezioni abbiamo cercato di capire quanto effettivamente gli esseri umani assorbano radiazioni nello spazio extra campo magnetico, diciamo così. Ancora non si hanno risultati particolari o, diciamo, utilizzi futuri, però con la tuta si è visto che si assorbono il 60% in meno di radiazione equivalente rispetto al non averla. E come avete visto è praticamente un giacchettino, sembra quasi un giubbetto antiproiettile, tanto vale metterlo. Questo è il razzo Atlas V. Curiosità su questo razzo, ha il 100% di successi, cioè sono 15 anni che lancia e nessuno di questi è mai fallito. Tanta roba, alla faccia di quelli che dicono non sappiamo neanche lanciare un razzo in orbita, figurati andare verso la Luna. Ed eccoci qua ragazzi, siamo dentro quella che dovrebbe essere la cabina di pilotaggio della Starliner. Qua vediamo la Terra, che comunque è un buon segno, e credo che il gioco sia cercare di attraccare alla stazione. Niente, ho sbagliato. Con i razzi bene, con le manovre mica tanto, Dovrò fare un corso da pilota. Tra l'altro raga, qua appeso, non ve l'ho detto perché volevo aspettare di vederlo da qui, c'è il Dream Chaser di Sierra Space, che è praticamente uno Space Shuttle 2.0. L'idea di Sierra Space è quello di trasportare sia astronauti che carico e poi di riatterrare proprio sulla pista come faceva uno shuttle, solo che è lungo più o meno un quarto. Attualmente in fase di sviluppo, anche se non si ha ancora una data di un primo lancio certa.
Comunque raga, veramente, veramente troppa roba. Cioè è mega dispersivo, non sai veramente dove guardare. Se dovessi fare una critica sarebbe questa, cioè forse troppo. Più che altro perché non hai davvero il tempo di stare lì a goderti tutto se vuoi vedere tutto quello che c'è. Qui dentro mi sa che c'è un vero shuttle. Signore e signori, confermo tutto. Ta-da-da-dan. Un vero shuttle. Questo è lo shuttle Atlantis, che è stato l'ultimo shuttle a volare. Rientrato nel 2011, segna definitivamente la messa in panchina dello shuttle e la fine del programma shuttle in generale. Guardate che figata, questo era il vano dove veniva portato del carico, stavano gli astronauti, si facevano gli esperimenti, e questo qui è una delle prime versioni del braccio robotico, bracci robotici che oggi sono comunissimi anche sulla Stazione Spaziale Internazionale e che grazie allo shuttle sono stati studiati, perfezionati e via dicendo. E questo affare qui è andato veramente nello spazio, sembra incredibile. Guardate i motori, che tra l'altro sono gli stessi di SLS, sono gli RS-25. Quando vedo dei motori mi gaso. Qua lo possiamo vedere meglio, a parte le dimensioni che comunque sono grandi. Vedete la quantità di collegamenti, di condotti, vedete quanto è complicato realizzare una roba del genere. Questo è fighissimo, una rappresentazione in scala 1:1 del telescopio Hubble. Tra l'altro non tutti sanno che questo telescopio, quando è stato lanciato, era cieco, cioè aveva una lente che si era spostata probabilmente a causa delle vibrazioni durante il lancio e quindi produceva un'aberrazione delle immagini. E quindi grazie a quel signore lì abbiamo mandato degli astronauti che sono andati a fare delle attività extraveicolari attaccandosi al telescopio per poterlo riparare. E gli astronauti andavano proprio così, con un bel jetpack a riparare il telescopio e poi tornavano allo shuttle. E con questa vista della pancia dello shuttle vediamo anche il suo scudo termico. Piccola curiosità, lo shuttle utilizzava uno scudo termico completamente differente rispetto a quello delle missioni Apollo, cioè quello della capsula, che era uno scudo ablativo, quindi fondamentalmente quando si scontra con il plasma il calore si consuma, si disintegra piano piano e porta via con sé il calore. Uno scudo del genere ovviamente deve essere ricostruito ogni volta, ma per lo shuttle si è fatto qualcosa di diverso. Siccome in principio lo shuttle doveva essere un velivolo riutilizzabile, e di fatto lo era anche se in realtà poi aveva bisogno di un sacco di manutenzione, si è lavorato anche per avere uno scudo termico riutilizzabile e quindi non si utilizzava più il materiale ablativo, ma delle piccole celle di silice ultraleggera. Dovete immaginarveli come se fossero tipo una sorta di materassino, che fanno da cuscinetto e sono estremamente brave a isolare il calore. E sulla pancia dello shuttle ce ne sono circa 20.000. Qua c'è tutta la parte dedicata ai disastri del Columbia e del Challenger. Lui è Ilan Ramon, è stato il primo israeliano a volare nello spazio e che purtroppo non ha fatto ritorno. E lei è Krista McAuliffe, la famosa maestra fra le prime civili a volare nello spazio, è caduta nella tragedia del Challenger. Qua ci sono tutti i caduti delle due missioni e alcuni loro effetti personali, magari alcuni gadget, alcune cose che li caratterizzavano e che hanno lasciato. Guardate per esempio l'astronauta McCool che aveva i suoi scarponi, la sua macchina fotografica, il suo modellino, o Rick Husband che aveva gli stivali da cowboy texano. Come dicevamo, shuttle protagonista anche di due tragedie, forse le più grandi
a livello spazio che l'umanità abbia mai visto, e questo purtroppo è un primato di cui sicuramente non si può andare fieri. Sono come un bambino nel parco giochi. La giornata è stata estremamente lunga e faticosa, ma siccome non mi basta, ho deciso di assistere al lancio della Crew 12 in partenza la mattina successiva. Quindi sono tornato a casa, sono andato un po' in palestra, ho mangiato qualcosa velocemente, un piccolo pisolino giusto per riprendersi, e poi alle ore 2:30 suona la sveglia. Raga, allora sono le 3:11, ci vuole una quarantina di minuti ad arrivare sul posto. Voglio arrivare prima per vedere anche tutte le fasi, diciamo, del prelancio. Decollo previsto 5:15. Sono distrutto. Signore e signori, ci siamo, eccoci qui. Sono le 4 di mattina, siamo in perfettissimo orario, cioè siamo anche in anticipo di un bel po' in realtà, però per vedere anche tutte le fasi finali delle varie cose. Tutto funziona perfettamente. Tra l'altro, questo dovrebbe essere il primo lancio in cui il booster riatterra alla piattaforma 40. Di solito quando succedono questi lanci qua, il booster del Falcon 9 poi rientra su una piattaforma nell'oceano. Quindi insomma, morale della favola, potremo addirittura vedere un booster rientrare. Non so quanto sia lontana la piattaforma di atterraggio rispetto al sito di lancio, però in teoria si dovrebbe vedere. E questo è un posto incredibile. Qui c'è il countdown e qua c'è questo motore, e in questo posto qui a un certo punto dovrebbe diventare una sorta di tester, cioè posto dove testeranno i nuovi motori che la NASA farà. E quindi hanno fatto questa cosa qua per, diciamo, anticipare. E signore e signori, eccoci qui. Comunque c'è un sacco di gente, incredibile, non me l'aspettavo. Tra l'altro ragazzi, c'è sempre lui. Ta 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 tam. Ta 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 tam. Tra l'altro raga, a bordo di questa missione ci sono 4 astronauti, 2 americani, un russo e una francese, Sophie Adenau, alla sua prima missione. Nuovissima astronauta ESA selezionata nel 2022, quindi ovviamente le facciamo tutti un grande in bocca al lupo. Pensare che su quel razzo ci sono 4 pazzi che effettivamente andranno nello spazio è veramente incredibile. Cioè lo sai come funziona, no? Però quando lo vedi, vieni qua a vederlo, è veramente assurdo. Tra l'altro non è il primo lancio a cui assisto, ne ho visti diversi da lontano, diciamo di satelliti, di varie cose, però uno che ho visto da vicino, abbastanza vicino, era il lancio di Inspiration 4. Non so se ve la ricordate, era quella missione, la prima missione interamente composta da civili in orbita terrestre. Comandante della missione Jared Isaacman, oggi amministratore della NASA. Quante cose che sono successe. Lì fu emozionante effettivamente, perché è la prima volta che vedi un lancio con delle persone a bordo, e in quel caso erano addirittura dei civili, quindi è ancora più incredibile. Comunque c'è un botto di gente. Raga, vi voglio far vedere una roba che è incredibile. No, spero che si veda bene. Ma qui c'è la Luna, c'è un Falcon 9 con la Luna. Valeva la pena svegliarsi ragazzi, valeva tantissimo la pena. Comunque raga, io ve lo dico, io vi metto la telecamera, vi faccio vedere, però me lo godo, perché è proprio una sensazione incredibile. Il razzo che parte, poi dopo qualche secondo senti il rumore che arriva, senti proprio il pum,
l'aria che si sposta e la sente proprio che ti arriva addosso. Devo goderla, ragazzi, cioè mi dispiace, quindi vi lascio la telecamera, vi dirò forse due cose, ma eccoci qua. 3 minuti. Raga, 2 minuti, meno di 2 minuti. Sento che cominciano i lacrimoni. Sento un bambino al parco giochi. 1 minuto. Cioè mi sta venendo l'ansia come se ci fossi io a bordo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No! Whoa! Whoa! No way! Incredibile. Oh! Porca troia! Porca troia! Tutto censurato in questo video. È il secondo mamma mia, raga, mamma mia, incredibile! Ok, raga, mancano tipo una ventina di secondi all'accensione del motore per il rientro del booster. Solo che ancora non si vede, ovviamente, finché non accende il motore. Stiamo in campana, dovrebbe a un certo punto vedersi. Pazzesco, mamma mia, questo lancio è stato veramente bello, con la luna lì di fianco, è stato veramente veramente figo. Eccolo là. No, no, incredibile, incredibile, incredibile. Porca troia. Oh! Woo! Raga, mi sono cagato addosso. Ha fatto un boom sonico pazzesco. Mi è arrivato proprio addosso. Proprio mi si è fermato il cuore per un attimo. Ecco, questa non l'avevo mai vista. Wow, 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 wow. Mamma mia. Allora, raga, non avevo mai visto un booster rientrare. Ha fatto un boom, ve lo giuro. Ho riguardato il video, ma ancora, cioè, dal video non rende, raga. Cioè, mi sono veramente cagato addosso. Cioè, ha vibrato tutto, ha fatto un botto incredibile. Sì, tu dici, vabbè, lo sai che lo fa, però in quel momento lì, preso dall'emozione, stavo guardando e non te lo aspetti. Non te lo aspetti, fa proprio questo botto enorme. Straordinario, straordinario. Io, raga, purtroppo, cioè, veramente vorrei avervi tutti quanti qui con me, perché, credetemi, è l'unico modo per farvi capire sta roba quanto figa è. Trasmettere sta roba in video è davvero impossibile. Cioè, puoi avere la macchina fotografica più potente del mondo, puoi avere la roba che costa 1 milione di euro, ma questa roba qua, la luna con il Falcon 9 che decolla e poi dopo qualche secondo vibra tutto, vibrano le scale, vibrano gli schermi, tutto ti vibra dentro, e poi il booster che riattende, cioè è una roba pazzesca. Cioè, se ho fatto passare anche solo 1 miliardesimo dell'emozione e della figaggine di tutto questo, mi ritengo fortunato. Ecco, forse l'unica roba davvero che posso dire è questa, cioè che una roba del genere, dopo che la vedi, ti cambia completamente la prospettiva, cioè proprio ti cambia la vita, perché
è un'esperienza unica, cioè non c'è nulla di paragonabile a un'esperienza del genere. La gente, gli applausi, tutti gasati, tutti proprio coinvolti nell'emozione. Ho ancora i brividi, Stavo ragionando, no, prima mentre venivo qua, tanto dopo torno a casa e mi faccio un pisolino e recupero un po' di sonno. Ma che cazzo dorme adesso? C'ho tutta l'adrenalina, non dormirò mai. Adesso è ora di fare questo. Dovrebbero portarci vicino alla rampa di lancio. Dovremmo riuscire a vedere SLS. Purtroppo è venuto un po' di nuvolo. Speriamo che si riesca a vedere. Signore e signori, è tutto vero, non è AI, SLS. E non si vede nemmeno malissimo da qua, eh? Ammetto che è veramente emozionante da vedere. Tra l'altro, non per vantarmi, ma io ho visto anche il primo SLS, quello di Artemis 1. Tra l'altro quella volta là eravamo fra i primi civili, cioè non addetti ai lavori, a vederlo. Perché era giugno, aveva fatto il rollout da pochissimo e quindi, signore e signori, oggi abbiamo visto anche il secondo. Obiettivo della vita è vedere tutti gli SLS che mai partiranno da qui. Comunque, se siete interessati, siamo al Banana Creek Launch Viewing. Questo è uno degli osservatori, diciamo, più ambiti quando ci sono i lanci spaziali, perché siamo veramente vicinissimi, siamo a 5-6 km dal razzo. E il razzo si vede bene da qua, vi assicuro che in camera non rende, cioè riesco tranquillamente a distinguere i booster, le componenti del razzo da qua senza problemi. Il problema è che ovviamente più vicino di così si fa fatica, perché naturalmente il razzo crea un sacco di vibrazioni, cioè tutto il fumo dei motori, e quindi insomma dobbiamo stare comunque a una distanza di sicurezza. E niente ragazzi, questo ed eccoci qui, signore e signori, anche qui no trucco, no inganno, no intelligenza artificiale, ma lui, un vero Saturn V. Guardate che roba. Ci tengo a precisare che tutto quello che stiamo vedendo è vero, cioè questo coso è un vero razzo, non è un mock-up, ricostruzione, niente. Questa bestia è 110 metri per 10 metri di diametro, più alto della Statua della Libertà, ed è ancora oggi uno dei razzi più grandi, più alti, più potenti mai costruiti. E ragazzi, stare qua sotto è indescrivibile. Stare veramente a 1 metro da un pezzo di storia devastante. Però c'è una cosa che voglio farvi vedere di questo razzo, che è forse la roba più incredibile, ovvero i motori. Questi sono degli F1. Sono dei motori a cherosene e ossigeno liquido ed è ancora oggi il motore a propellente liquido più potente mai costruito. E il signorino qua ne montava 5. Il secondo stadio, l'S2, montava anche esso 5 motori, i cosiddetti J2, che erano a idrogeno e ossigeno liquidi. Sarà che da appassionato di propulsione aerodinamica mi gasano particolarmente i motori, oppure sarà anche che sono effettivamente la parte più complessa, più difficile, ammesso che si possa identificare una parte più difficile rispetto a un'altra in una macchina del genere. Finiamo con il terzo ed ultimo stadio, l'S4B, che praticamente funziona sempre con un motore solo, J2, idrogeno, ossigeno liquidi, e serviva per l'inserzione in orbita lunare e ovviamente anche per l'orbita terrestre. E questo, signore e signori, è il CSM, il Command Service Module. Praticamente qua gli astronauti vivevano in tutto il periodo di andata e ritorno nel viaggio lunare. Questo è il modulo di servizio. Vedete i propulsorini per il controllo dell'assetto, bellissimo. E qui stava la capsula, ovvero il modulo di comando, e alimentata a questo motore, che era un motore a tetrossido di diazoto e Aerozyne 50, che praticamente è una miscela a base di idrazina. Era un motore ipergolico, quindi vuol dire che non aveva bisogno di un igniter, quindi la scintilla, diciamo, per far partire la combustione, ma le due componenti, quando si incontrano, appena si toccano, vanno in combustione spontanea. Molto comodo perché funziona anche in caso di problemi ai meccanismi di accensione vari.
Oibo, ma c'è anche il rover lunare. Questo è veramente quello originale, si vede dalle ruote che sono, vedete, fatte con delle maglie aperte in modo tale da accompagnare la regolite e riuscire a muoversi correttamente. Ovviamente sono delle flat proof, cioè non si possono bucare, sono tipo in metallo. E qua stava la videocamera. Ovviamente era molto grande, quindi per farlo stare sul lem hanno dovuto piegarlo e attaccarlo al lem. Vedete qua in questa foto si vede le ruote lì dentro in questo pacchettino. Questa è la tuta spaziale di Eugene Cernan, che è stato l'ultima persona ad abbandonare la Luna. E anche questa spacca, raga. Cioè, vi garantisco che dal video non rende. You did? Yeah. No way! I subscribe to you too. Whoa, thank you guys. I don't know if you will actually get Italian, but it's probably auto dub. Yeah, okay. Do you want to be in the video? Okay. Okay, do you like Apollo missions? Yeah. Woo! Okay, do you want to say something to the camera or to the Italian audience that is watching? What's that? Subscribe. There. Subscribe, hit the like button, Yeah. and Hey, comment. whoa! Comment, like, and ring that bell. Make sure to share the video. Yeah. Thank you guys. You're amazing. You're amazing. I love you. Wow. Spettacolare. Abbiamo i fan anche negli States adesso. Conquisteremo il mondo. Comunque sono dei veri marchettari, perché ogni volta ti fanno passare per il gift shop per forza e io ho un problema enorme con gli acquisti, soprattutto quando è di sta roba, come potete vedere. Cioè io comprerei tutto, quindi farmi passare per il gift shop è veramente un colpo al cuore. Cioè è veramente una roba diabolica. Abolliamo questa pratica marchettara, per favore. Amici e amiche, io vi ringrazio. Il nostro viaggio per oggi termina qui. Abbiamo visto un sacco di cose. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia anche un po' aperto gli occhi su quello che è stato il modo in cui la NASA ha fatto certe cose nel corso del tempo e cosa ci aspetta nel futuro. Vedete che abbiamo visto anche che non c'è solo NASA, ci sono tantissime realtà che si incrociano, che fanno un sacco di cose, e questo ci fa anche capire il motivo per cui spesso e volentieri l'esplorazione spaziale è un po' lenta, soprattutto quando coinvolge grandi mastodontici enti governativi come quelli della NASA. Non sono riuscito a farvi vedere proprio tutto perché qui c'è veramente una marea di roba. Ci sono spettacoli, rappresentazioni, chiacchierate con astronauti anche tutti i giorni, più o meno ce n'è una da qualche parte. C'è tutta una zona dove potete andare a fare un'esperienza simile allenamento da astronauti, quindi fare degli esperimenti, vedere quello che sperimentano gli astronauti quando si allenano per lo spazio. Insomma, c'è veramente di tutto. Se venite, io vi consiglio di fare il biglietto per 2 giorni, che costa un pochino meno che prendere 2 biglietti singoli. Altrimenti cadete nella trappola di: vengo un giorno, mi accorgo che o sono troppo stanco o non ho ancora visto tutto, voglio tornare e spendo il doppio. Personalmente oggi mi sono ancora una volta emozionato a vedere SLS in rampa di lancio, a vedere il VAB, a vedere il Saturn V sezionato in una stanza, e spero di aver trasmesso questa cosa anche a voi, anche se sono consapevole che in telecamera magari non rende perfettamente, e ovviamente spero che in generale questo video vi sia piaciuto. Ovviamente se ci sono delle parti, delle cose che avete visto che vorreste approfondire, fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente ragazzi, non dimenticate di lasciare un bel like, cliccate like e soprattutto hype. Subito dopo aver cliccato like vi si aprirà una finestrella nella sezione commenti dove potete cliccare hype. Sono 2 click, ci vuole un quarto di secondo e per me è fondamentale perché mi aiuta a spingere questo video e farlo arrivare anche alle persone che non seguono il canale. Detto questo ragazzi, per oggi dal Kennedy Space Center è tutto. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!